Oggi in casa cuciniamo la caponata di melanzane, uno dei grandi classici dell'estate siciliana. Tanto sapore e una tradizione incredibile dietro ogni forchettata. Adesso vediamo come cucinarla, ma anche perché caponata, perché questo nome così strano? Poi te lo dico. 1, 2, 3, 1 chilo di melanzane e adesso dobbiamo farle a cubetti di circa 2-3 cm di lato. Per cui ciascuna melanzana prima la puliamo, poi la tagliamo a fette, le fette a listarelle e infine a cubetti. A questo punto la ricetta tradizionale prevede la frittura delle melanzane. Io non lo farò perché le melanzane assorbono l'olio come una spugna, anche se gli fai il trattamento con il sale che serve proprio a non far assorbire l'olio. Questo è spiegato molto bene nel libro La scienza delle verdure di Dario Bressanini. Se ti interessa ti lascio un link in descrizione per acquistarlo, è veramente ottimo. Io salterò questi due passaggi per cui le cuocerò in padella facendo una specie di soffritto. Ho preso questo tegame bello capiente e vado a mettere abbondante olio sul fondo. Può sembrare tanto, ma in frittura ne assorbirebbero molto di più. Quando l'olio si è scaldato metto le melanzane. Tieni il fuoco medio perché non si devono bruciare sul fondo. Aggiungiamo un po' di sale che aiuterà le melanzane a perdere liquido. E mentre le melanzane cuociono, non ci vorrà moltissimo, prendiamo 200 g di sedano e 200 g di cipolla e le tritiamo non troppo finemente, via. Iniziamo col sedano, poi tritiamo la cipolla. Qui direi che quasi ci siamo. Quando sono cotte le leviamo dal tegame. Guarda quanto si sono ridotte di volume. Riaggiungiamo olio al tegame perché se no sono sugato tutte le melanzane. E poi andiamo a mettere le cipolle e il sedano. Lasciamo soffriggere a fuoco medio. Prendiamo 120 g di olive snocciolate e a me piace tagliarle a metà. Quando sedano e cipolla sono cotti, aggiungiamo le olive. Mescoliamo per bene e rimettiamo anche le melanzane. E poi 400 g di passata di pomodoro. Bene, adesso possiamo mettere il fuoco al minimo e lasciamo cuocere ancora un po'. Facciamo un assaggio per vedere il livello di cottura e il sale. La consistenza è abbastanza giusta, ma voglio farla cuocere ancora qualche minuto, per cui aggiungo un pochino di acqua. E mentre finisce di cuocere tu puoi lasciare un mi piace a questo video della caponata. A proposito, perché questo strano nome? Pare che sia tutta colpa di questo pesce, la lampuga, detta anche capone, caponata, non so se rendo. I nobili in Sicilia amavano molto consumarlo con una salsa agrodolce. Il popolo, che non poteva permettersi questo pesce, lo sostituì con le melanzane. Da qui la caponata, si dice, perché nessuno lo sa per certo, vero? E a proposito di agrodolce, adesso dobbiamo farlo. Usiamo la bilancia così andiamo precisi. 50 g di zucchero e poi zeliamo la bilancia, 60 anche 70 g di aceto, a me piace un pochino più acetosa, e facciamo sciogliere lo zucchero nell'aceto. La consistenza è quella giusta, aggiungiamo aceto e zucchero. Teniamo sul fuoco ancora pochissimi minuti, giusto il tempo per far evaporare la parte acuta dell'aceto. La caponata è praticamente pronta, manca l'ultimo tocco indispensabile, aggiungere del basilico, naturalmente spezzettandolo a mano. È finalmente pronta, io non vedo l'ora di assaggiarla, ma dovrò aspettare un giorno perché la caponata va mangiata il giorno dopo che l'hai cucinata. Potrei mangiarla fredda, potrei mangiarla tiepida, potrei mangiarla calda, sarà comunque buonissima.